Ciao hackerine e hackerini! Viste le milioni di pubblicità sui provider VPN, oggi ti spiego cos'è davvero una VPN, quando serve e cosa può o non può fare per la tua sicurezza. Ma prima iscriviti al canale per altri contenuti magici e attiva la campanella così non te ne perdi nemmeno uno. Ma quindi, cos'è una VPN? Lo so che ti svegli la mattina e ti chiedi ma cos'è davvero una VPN? Però finalmente avrai la tua risposta. Una VPN, o Virtual Private Network, è come un tunnel sicuro per i tuoi dati. Immagina di inviare una lettera importante, invece di spedirla direttamente, la chiudi in una cassaforte e la mandi a un corriere fidato. Lui la porta al destinatario senza che nessuno lungo il percorso possa sbirciare dentro. Questo è quello che fa una VPN, crea un canale sicuro tra te e il suo server, nascondendo il tuo traffico da occhi indiscreti lungo il percorso. Ma prima di dirti a cosa effettivamente serve una VPN, vediamo un po' di storia, però senza annoiarti troppo. Le VPN non sono nate per guardare Netflix in Giappone, sono nate per le aziende, già negli anni 90. Le grandi aziende avevano bisogno di collegare in modo sicuro i dipendenti che lavoravano da casa o in viaggio alla rete aziendale, senza rischiare di esporre dati sensibili. La VPN permetteva di creare un tunnel privato su internet, così che un dipendente potesse accedere ad esempio ai file aziendali come se fosse fisicamente in ufficio, anche se era comodamente a casa. Col tempo questo strumento aziendale è diventato utile anche per i comuni mortali, per tante altre utilità. Allora ti chiederai, ma per cosa serve davvero una VPN? I motivi classici che vengono sempre citati sono accedere a contenuti globali o aziendali, proteggere la privacy e aumentare la sicurezza su reti pubbliche. Ma facciamo chiarezza. Riguardo i contenuti globali o aziendali, le VPN sono molto utili per accedere a risorse e contenuti disponibili solo in certe aree del mondo, specialmente in ambito lavorativo o accademico. Ad esempio, un'azienda può voler permettere ai propri dipendenti all'estero di connettersi a sistemi interni disponibili solo in Italia. Oppure un ricercatore potrebbe voler accedere a documenti ospitati su server accessibili solo da certe regioni. E poi ci sono situazioni particolari. In paesi come la Cina, dove molti servizi online come Google sono bloccati, le VPN vengono usate per accedere a internet senza restrizioni. Naturalmente va detto che in alcuni paesi l'uso delle VPN è regolamentato o vietato, quindi è sempre bene informarsi sulle leggi locali. Un altro dei motivi più citati per usare una VPN è la privacy. Con una VPN il tuo indirizzo IP viene nascosto e i dati che invii vengono criptati, così il tuo provider internet non può vedere cosa stai facendo online. Il provider internet, o abbreviato ISP, è semplicemente l'azienda che ti fornisce la connessione a internet. Può essere TIM, Vodafone, Fastweb, Iliad, insomma, che ti dà accesso alla rete. E siccome tutto il traffico passa dai loro server, in teoria possono vedere ogni sito che visiti. Con una VPN, quindi, impedisci al tuo provider internet di monitorare il tuo traffico. Anche se, diciamolo, mica starai cercando qualcosa di illegale, no? Ma attenzione, qui viene il punto importante. Se prima era il tuo provider internet a vedere tutto il tuo traffico, ora è il provider della VPN che lo vede. Quindi ti devi fidare del provider VPN che stai usando. In teoria, un provider VPN potrebbe tenere traccia della tua cronologia di navigazione e salvare credenziali o dati sensibili se ovviamente passi per siti non protetti, cioè senza HTTPS. Ora, i provider VPN dichiarano di non fare log, cioè di non conservare tracce di ciò che fai online, ma a livello tecnico potrebbero farlo e bisogna prenderlo in considerazione. Quindi, se stai usando una VPN per avere più privacy, ricorda che stai solo spostando la fiducia da un attore, il tuo provider internet, ad un altro, la VPN, e magari il secondo è in un paese dove le leggi sono più opache. E poi ricordiamolo, anche con le VPN i cookie e i tracciamenti nel browser restano. Quindi pubblicità, analytics e piattaforme continuano a seguirti, a meno che non usi altri strumenti. Ma questo ovviamente lo sai già, perché hai visto il mio video sui cookie. Insomma, usare una VPN non ti rende invisibile. È un po' come cambiare di posto al tuo diario segreto. Invece di lasciarlo in salotto dove tua madre può leggerlo, lo porti a casa di un amico, sperando che non lo apra. E infine, il tanto citato motivo per usare una VPN, la sicurezza su reti pubbliche. Se ti connetti da un aeroporto, un albergo o un treno, spesso queste reti sono aperte, cioè senza password o con password condivise. Questo le rende perfette per un certo tipo di attacco chiamato man in the middle,
o in italiano uomo nel mezzo. Immagina questo: sei su una rete pubblica e un hacker si collega alla stessa rete. Con gli strumenti giusti può intercettare i tuoi dati, password, messaggi, dati della carta, eccetera. È come se tu stessi parlando con un sito web, ma in realtà i tuoi dati passano prima dall'hacker, lui può leggerli, copiarli, addirittura modificarli e poi inoltrarli al sito destinatario. E tu non ti accorgi di nulla perché tutto sembra funzionare normalmente. Con una VPN invece i tuoi dati viaggiano in forma criptata. Anche se qualcuno li intercetta, vedrà solo un ammasso di simboli senza senso. Ma ora ti starai chiedendo: scusa, ma non c'è già HTTPS? Eh sì, infatti la maggior parte dei siti oggi usa HTTPS, che cifra i dati tra te e il sito web. Ma attenzione, HTTPS protegge il contenuto della comunicazione, tipo le password, i dati della carta, eccetera, ma non tutto il traffico. Per esempio, le richieste DNS, cioè quelle che traducono un nome come www.pippo.com in un indirizzo IP, di solito non sono cifrate. E questo vuol dire che il tuo provider internet può vederle. Esistono protocolli apposta per cifrare anche le richieste DNS, ma al momento non sono ancora così diffusi. Con una VPN invece anche le richieste DNS passano nel tunnel cifrato e il tuo provider internet non potrà vederle. Quindi sì, con la VPN aggiungi un ulteriore strato di sicurezza, anche se in molti casi potrebbe non essere strettamente necessario. Un'altra cosa importante da chiarire è che la VPN non ti protegge da virus, malware o phishing. Se clicchi su un link malevolo o scarichi un file infetto, la VPN non ti salverà. Quello è compito dell'antivirus o ancora meglio del tuo cervello. Quindi attenzione, una VPN aggiunge un livello di sicurezza ma non è una protezione completa. In sintesi, quindi, le VPN hanno diversi usi, ma non sono la bacchetta magica. HTTPS protegge già molto del nostro traffico e se usi una rete pubblica è meglio evitare comunque l'accesso a servizi sensibili come l'online banking, anche se hai una VPN. Quindi, la VPN è utile? Dipende. Se vuoi quel livello di sicurezza aggiuntiva perché non vuoi che il tuo provider internet veda i siti web che visiti o accedere a contenuti di altri paesi, allora sì. Se ti connetti spesso a reti pubbliche può darti una protezione extra, ma non è una protezione totale e non ti rende invisibile online. Spero di aver fatto un po' di chiarezza nel magico mondo delle VPN. Se ti è piaciuto il video lascia un like. Ciao, alla prossima!